Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andremo a vedere quali sorprese arriveranno entro il prossimo mese, mese e mezzo. Abbiamo due mazzi. Per il primo mazzo è voluto uscire il matto e il retro del mazzo è così, quindi quello blu, mentre per la seconda scelta abbiamo il fante di denari e il mazzo è quello verde. Quindi scelta numero 1 o scelta numero 2. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo blu e la carta del matto. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla, potete sempre ascoltare l'altra lettura e se volete sotto nella descrizione del video trovate diversi link a video che potrebbero esservi utili e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Bene, andiamo a vedere che carte. Abbiamo un asso di denari, ragazzi, quindi sia il matto che l'asso di denari sono degli inizi, un 8 di coppe, una regina di denari, due di bastoni, la carta della torre, 4 di coppe, la carta dell'appeso, 10 di denari, fante di denari e 6 di coppe, ragazzi. Dunque, ragazzi, quello che sento con queste due carte iniziali, come vi avevo detto, è qualche sorta di nuovo inizio. È come se nei prossimi 30-40 giorni ci fossero le possibilità di iniziare qualche cosa di nuovo e potenzialmente potrebbe essere qualche cosa che vi porta ad una certa ricchezza, direi anche. Ehm, Abbiamo anche un 8 di coppe, quindi per qualcuno si può trattare di un movimento fisico, di uno spostamento, o di viaggi che, diciamo, nel prossimo periodo potrebbero, ridursi rispetto al tipo di movimento che state facendo già adesso. È come se ci fosse un nuovo inizio, può essere che vi dobbiate spostare per questo nuovo inizio, ma dopo questo primo spostamento sarà una questione un po' più statica, un po' più sedentaria. Diversamente, se per esempio per lavoro siete abituati a viaggiare, è come se nel prossimo mese e mezzo, questa urgenza di viaggio cessasse o comunque venisse meno. È come se ci fosse una sorta di stop nei prossimi 30-40 giorni. Allora, per quello che riguarda la seconda linea, devo dire che avendo questa torre c'è qualche cosa legato al vostro ego o legato appunto alle certezze che avete avuto fino ad adesso che sarà il caso di destrutturare. Mm. Allora, avete anche questo 2 di bastoni. Il 2 di bastoni è una carta di forte indecisione, è come se qualcuno non sapesse bene che cosa lasciarsi indietro. Perché comunque la torre, come vi dicevo, è una carta che ci parla delle certezze, delle sicurezze, scusate, che devono essere buttate giù, che fino adesso sono state valide, ma che ora non servono più. Diciamo che avendo anche questo 4 di coppe e il 2 di bastoni, è un po' come se non sapeste bene che cosa lasciare andare. Qui abbiamo l'appeso,
il 10 di denari, il fante di denari e il 6 di coppe. Allora, vi devo dire che, dunque, l'appeso è una carta che vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. È una carta che vi dà la possibilità di prendere atto del fatto che un certo tipo di situazione c'è, esiste, non potete probabilmente fare molto per cambiare questa situazione, però sì che potete, diciamo, puntare su quello che è l'unione del gruppo, su quello che potrebbe essere sia un'unione familiare o un'unione lavorativa. Adesso dipende la stesa come vibra meglio per voi. Però sta di fatto che con questo 10 di coppe c'è un completamento. È come se vi rendeste conto di qualche cosa che fino adesso non avete visto e difatti avevate qui il 4 di coppe. Le ultime due carte sono un fante di denari e un 6 di coppe, ragazzi, quindi novità. Sostanzialmente sento novità, nuovi inizi, nuovi percorsi e con questo 6 di coppe ho come la sensazione che potrebbe essere un sogno che si avvera. 6 di coppe è sempre una carta appunto legata ai sogni, legata anche all'infanzia e a quello che si riteneva importante in quella fascia di età. È anche un po' una carta che ricorda il romanticizzare un po' troppo le situazioni o le relazioni, ok? Probabilmente è quello che avete bisogno di destrutturare con la carta della torre. Ragazzi, diciamo che le sorprese maggiori potrebbero essere economiche, perché vedo una situazione economica piuttosto florida, piuttosto solida, anzi vi dirò che con questo matto e l'asso di denari ci saranno nuovi inizi, ci saranno nuovi percorsi, nuovi inserimenti aziendali, se per caso avete un'azienda e avete bisogno di personale, potrebbe essere anche qualche corso nuovo per qualcuno, sempre ai fini di realizzare il vostro sogno. Però ecco, potenzialmente il lavoro, diciamo, più duro sarà con questa torre, quindi il destrutturare certe certezze che fino ad adesso vi sono state utili, ma che da adesso in avanti, diciamo, non lo saranno più. E l'appeso vi dà proprio la possibilità di ribaltare un po' la situazione, di ribaltare, mi verrebbe da dire, le regole aziendali, le regole familiari, le tradizioni. È come se ci fosse qualche novità, qualche, qualche questione che è sempre stata in un certo modo che verrà un po' ribaltata. E vedendo anche questo 4 di coppe è come se fino ad adesso non vi siate mai resi conto di questa possibilità e ve ne renderete conto nel momento in cui vi prenderete il tempo necessario per voi stessi per riflettere con la carta dell'appeso. Andiamo a vedere ancora Conoscio. Che cos'altro vi vogliono dire? Vediamo che messaggio posso aggiungere. Maturità, un'apertura e il completamento. Anzi, facciamo così, guardate. Interessante perché questo è un 21, è la carta del mondo, eh. Quindi, guardate, avete delle carte bellissime perché il 9, questo è un 9 di denari, che è una carta di nuovo di abbondanza, di prosperità, è una carta che vi dice che i tempi sono maturi per staccarvi e per andare per la vostra strada, ragazzi. Qui si tratta proprio di rompere un po' le catene, di rompere le sicurezze, di rompere le regole che vi sono state date fino ad adesso o alle quali vi siete aggrappati fino ad adesso. Create le vostre regole per arrivare dove voi siete. E vedendo anche queste due carte mi viene un po' da dire, ritrovate l'illusione che avevate un tempo, l'entusiasmo per la sì, per il nuovo, per il poter fare qualche cosa di vostro, perché i tempi, appunto, come vi dicono anche qui le carte di Oshi, i tempi sono maturi. E poi qui abbiamo carta numero 11,
che è la carta della giustizia, come se vi volessero dire che si sta aprendo uno spiraglio di luce, si sta aprendo una possibilità, e però è anche un invito a essere voi, aperti. Quindi con la carta dell'appeso, appunto, avete la possibilità di vedere anche le cose da un altro punto di vista e di conseguenza di aprire maggiormente la vostra capacità intuitiva piuttosto che il cuore, piuttosto che la vostra capacità comprensiva, cioè nel comprendere il perché di certe cose, il perché di certi atteggiamenti. Con la carta del compimento, ragazzi, qui si arriva al completamento. Ah, scusate, con la carta del completamento si arriva al compimento. Quindi c'è qualche tipo di risultato che arriva, ma in effetti qui lo vedevamo, c'è la carta del sogno compiuto. C'è comunque qualche risultato che arriva, perché avete anche un 10 di denari, parla di eredità, 9 10 di denari, eredità, contratti, ragazzi, unione familiari, celebrazioni. E ho la sensazione che inizierete a mettere le basi per raggiungere il vostro sogno. Wow, ma che bello! Andiamo ancora a vedere una carta delle fatine, un oracolo. Andiamo a vedere cosa vi danno. Wow! Il bambino interiore, che guardate, alla fine avete il matto qui, cioè all'inizio avete il matto, che è una carta che parla anche di bambino interiore. Questa carta vi vuole ricordare, ragazzi, di abbracciare il vostro bambino interiore, di giocare, di esprimere quello che avete dentro il cuore. Vi dice di fare qualche cosa di divertente, fondamentalmente. È interessante questa carta perché, a parte tutti i lavori sul bambino interiore che si possono fare per risolvere i traumi, ehm, tenere risvegliato il bambino interiore è molto importante, perché mano a mano che si cresce, mano a mano che si entra nell'età adulta, si gioca sempre meno, ci si diverte sempre meno. Invece anche quello è molto importante. Bene, cari amici del mazzo blu o del matto, io spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere comunque nei commenti. Se vi è piaciuta potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto ringrazio tutte le persone che sostengono il canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto il fante di denari e il mazzo verde. Anche per voi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla, potete ascoltare l'altra lettura. Nella parte della descrizione poi trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e altri link che vi rimandano a video che potrebbero essere utili. Andiamo a vedere di che cosa si tratta per la scelta. Allora, abbiamo la carta della stella, il re di denari, un cavaliere di spade, scusate, la carta della morte, la sacerdotessa, un 5 di denari, andiamo a tirare anche le ultime due, asso di coppe, e 2 di pentacoli. Interessante. Ragazzi, anche per voi, come per la scelta 1, è come se ci fosse con questa stella un sogno che volete realizzare. Ho come la sensazione però che inizierete da soli. Cioè, è come se, perché qui avete un re di denari, però ho come la sensazione che sia stato un maestro, una persona che vi è venuta in aiuto, che diciamo da adesso in poi vi lascerà liberi
di sperimentare, di creare voi la vostra realtà con questo fante di pentacoli. E avendo anche il cavaliere di spade, vi dico che sarete ben determinati a raggiungere il vostro obiettivo. Il cavaliere di spade è sempre una persona che sa che cosa vuole e va di corsa anche a raggiungere il proprio obiettivo. Sta di fatto che qui avete la morte. La morte, la sacerdotessa e un 5 di pentacoli. Dunque, ragazzi, con questa morte è come se doveste lasciare indietro qualcuno o qualcosa. Normalmente è una carta che ci parla di qualche tipo di atteggiamento, piuttosto che di qualche tipo di pensiero o abitudine da cui vi dovete staccare. Io credo che la prossima sorpresa che avverrà sarà inerente appunto il perseguimento di un vostro sogno, ma la sorpresa sarà che inizierete a camminare da soli. E qui lo vedo con questa morte, con la carta della sacerdotessa e anche con i 5 di pentacoli, perché questo atteggiamento di carenza è una cosa che vi lascerete indietro. E con la sacerdotessa è come se riusciste a vedere oltre. Siete nel punto A, ma riuscite a vedere quello che succede nel punto C, D, e sapete già che cosa fare. La sacerdotessa è una carta di canalizzazione ed è una carta collegata all'intuito, esattamente come la stella. Diciamo che avere questo 5 di pentacoli denota più che tutto una mentalità di scarsità. E probabilmente è proprio quello che dovete lasciare indietro con questa morte. Perché voi avete le capacità, avete anche, diciamo, la voglia e l'interesse di andare avanti in tutta questa situazione o questa relazione, dipende poi dalla situazione di ognuno, però ho come la sensazione che questo sogno ha bisogno di energia, ha bisogno di essere alimentato, ragazzi. Come se fosse un braciere, voi dovete mettere legna. E per fare questo dovete togliervi da questa sensazione appunto di scarsità, perché il 5 di pentacoli è sempre una carta che vi dice che tendete a vedere il lato negativo delle cose, è una carta che porta un pochettino al vittimismo, cioè se vi ritrovate a dire sempre cose del tipo però le cose funzionano così, la vita per me è dura, queste sono forme pensiero, sono credenze che vi limitano. È un atteggiamento di carenza. Voi cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno, cercate di lasciare indietro tutto quello che sono le lamentele perché fondamentalmente non servono, creano energia negativa che tra l'altro attira altra energia negativa e basta. Quindi cercate di vedere oltre l'apparenza delle cose con questa sacerdotessa. Ricordo che la sacerdotessa è colei che vede oltre la dualità, oltre il giusto o sbagliato, semplicemente questa cosa è, esiste. Devo dire che comunque terminiamo con un asso di coppe e un 2 di denari. L'asso di coppe è un inizio traboccante, è una nuova nascita, può essere davvero a questo punto la nascita di un progetto, di un sogno, appunto. Probabilmente qui attraverso, diciamo, lo svolgersi delle prossime settimane capirete che cosa bisogna lasciare indietro per far sì che questo asso di coppe possa finalmente sgorgare di abbondanza. C'è anche questo 2 di denari. Allora, il 2 di denari ha diverse letture e qui è un po' come se vi esortassero, uno, a non sottovalutare i dettagli, due, a prenderla, diciamo, con filosofia, a prendere la vita anche con un po' di leggerezza, ok? Perché tanto fare i drammi non serve. Rimanere in questo stato emotivo un po' carente non vi porta da nessuna parte. Fondamentalmente alimentate ancora di più la carenza. Quindi qui si tratta di trovare anche un po' il lato divertente della vita, anche mentre ci sono gli alti e bassi che sono normali perché tutti passiamo per alti e bassi. Diciamo che
si impara per contrasto, quindi noi impariamo quello che è bello quando ci scontriamo con quello che è brutto. Noi capiamo che non vogliamo quella cosa lì, o meglio, noi capiamo quello che vogliamo iniziando a togliere quello che non vogliamo. Che lettura interessante, devo dire. L'asso di coppe comunque è una bellissima carta, parla di nuovi inizi, per qualcuno potrebbe anche essere, non lo sento tanto, ma io lo dico, magari a qualcuno risuona, potrebbe essere una nuova storia d'amore, una relazione, o anche semplicemente una nuova storia di amicizia molto profonda, ehm, che vi riempie il cuore, mi verrebbe da dire. Bene, andiamo a vedere ancora qualche carta di Osho. Vediamo cosa riesco a dirvi di più. Eccoci. Allora, bellissima carta, partecipazione e giochi politici. Allora, ragazzi, partecipazione a un quadro di bastoni, contratti in vista, festeggiamenti. Vi ripeto, sento che siete sulla giusta strada per far avverare il vostro sogno. Vi state anche mettendo di impegno. L'unica cosa che dovete un po' lasciare indietro è questa attitudine un po' di tristezza, di carenza, di tutti ce l'hanno con me, o atteggiamento un po' così lamentoso, diciamo, per capirci. E in effetti anche questa carta, che è la carta dei giochi politici, che fa vedere una persona che si tira giù la maschera e poi c'è un serpente, no? È un sette di spade, quindi fate attenzione alle bugie che vi state raccontando. mm? Tagliate questo tipo di attitudine negativa e tenete presente che il sette di spade molte volte parla anche di avidità. Quindi cercate di non volere tutto e subito, di non aggrapparvi troppo al risultato, ma semplicemente di godervi il viaggio, perché è durante il viaggio che si possono imparare veramente delle cose che vi sono utili, come per esempio la collaborazione, la cooperazione, come lavorare in team, la condivisione, mi dicono, è come un poter imparare a condividere le vostre gioie, insomma. Però quello che sento, ragazzi, è che inizierete ad andare avanti con le vostre gambe, fondamentalmente, per quello che è questo sogno, e c'è un bellissimo asso di coppe, quindi nuovi inizi prosperosi, abbondanti, si stanno per avvicinare, ok? Bellissimo. Andiamo a vedere, fatemi sapere poi qual è questo sogno che avete sul quale state lavorando. O se per esempio per qualcuno il sogno è uscire da questa situazione economica, sento che inizierete a farlo. Per qualcuno si tratta anche di avere un lavoro e iniziare qualche cosa per conto proprio. È comunque un sogno, è comunque un risultato, qualche cosa che vorreste raggiungere, qualcosa, un obiettivo che vi siete prefissati. Andiamo a vedere le fatine. Wow, questa carta vi parla dell'energia della luna, un po' come se vi esortasse a chiedere aiuto alla luna e vi dice, quando vi sentite confusi, quando i vostri sentimenti sono confusi, affidatevi a quello che è il potere della luna. Qui avete la stella, eh? La carta delle stelle è anche una carta, diciamo, notturna associata alla luna e parla di intuizione, e vi dice di affidarvi alla luna perché ha diciamo, questa capacità di riportare la vostra mente e la vostra anima alla pace e di rassicurarvi dove possibile. L'energia della luna qui si intende come energia femminile, energia di ricezione, appunto, di canalizzazione. Ho come la sensazione che, ragazzi, per qualcuno potrebbe anche arrivare qualche dono psichico. Inaspettato, vi direi, perché comunque avete sia la stella che la sacerdotessa, eh?
Bene, cari amici del Mazzo Verde, spero che la lettura sia stata utile per voi. Fatemelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione. Ogni tipo di supporto per me è valido. Stavo guardando che con questo asso di coppe, ragazzi, per qualcuno si può parlare anche di innamoramento, perché no? Non lo sento molto, è più come se fosse un vostro sogno che si avvera, la sorpresa del prossimo periodo, però io lo dico perché magari qualcuno potrebbe anche risuonare. Bene, come vi dicevo, fatemi sapere con un like o con un commento cosa ne pensate della lettura. Io vi ringrazio ragazzi di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!